Ciao a tutti e bentornati o bentornate sul nostro canale. Sono Francesca di Classe Italiana. Se state studiando l'italiano o volete farlo, questo canale è per voi, perché io, Diana e Laura siamo insegnanti di lingua italiana per stranieri da più di 20 anni e abbiamo aiutato moltissimi studenti a raggiungere con successo i loro obiettivi nello studio dell'italiano. E quindi, se voi volete studiare insieme a noi, iscrivetevi al nostro canale e attivate la campanella per non perdere le video lezioni settimanali. E se volete conoscerci un po' di più, sapere un po' di più della nostra storia, della nostra scuola, visitate il nostro sito classe-italiana.com e seguiteci sulle pagine Facebook, Instagram e LinkedIn. Ma ora iniziamo! Oggi studiamo insieme la forma passiva con il verbo andare e non solo, perché cuciniamo anche un piatto famoso della cucina italiana, la parmigiana. Chi mi conosce sa che sono un amante della buona cucina e questo è uno dei miei piatti preferiti. Un piatto che si mangia in tutta Italia ed è difficile dire l'origine. Ma la parmigiana siciliana, napoletana, emiliana, tutte le varianti sono buonissime. Adesso vediamo insieme il procedimento della ricetta, ma prima vi ricordo che come sempre nell'info box del video trovate un link per praticare proprio l'argomento della lezione di oggi, cioè la forma passiva con il verbo andare. Ma adesso guardiamo la ricetta e dopo torniamo qui per la parte di grammatica. Gli ingredienti per la nostra parmigiana sono le melanzane, la mozzarella fior di latte, la passata di pomodoro, il parmigiano reggiano, una cipolla dorata, il basilico, l'olio per friggere, sale e pepe. Laviamo e asciughiamo le melanzane. Le melanzane vanno tagliate a fette spesse mezzo centimetro. Vanno messe in uno scolapasta a strati e vanno cosparse di sale grosso e vanno coperte con un peso per eliminare l'acqua di vegetazione che può essere amara. Mentre le melanzane riposano per circa un'ora, prepariamo gli altri ingredienti. La mozzarella va tagliata a pezzetti piccoli e va messa a scolare. Poi prepariamo un sugo molto semplice. Facciamo soffriggere la cipolla tritata per circa un minuto, aggiungiamo il pomodoro e lasciamo cuocere per 40 minuti. Quando è pronto, aggiungiamo il sale e il basilico, ma attenzione, il basilico va spezzettato con le mani. Passata un'ora, le melanzane vanno sciacquate e asciugate bene con carta assorbente. Vanno fritte in olio bollente per 2-3 minuti, poche fette per volta. Le melanzane fritte vanno scolate su carta assorbente per eliminare l'olio in eccesso. Poi prendete una pirofila e mettete un po' di sugo sul fondo e aggiungete le melanzane. Le melanzane vanno disposte a strati e vanno aggiunti il parmigiano, la mozzarella e il sugo di pomodoro in ogni strato fino all'ultimo, dove va aggiunto altro parmigiano. A questo punto la parmigiana è pronta per essere infornata a 180-200 gradi per circa 40 minuti. Eccola pronta da gustare. Adesso vediamo insieme come ho descritto i vari passaggi della ricetta. Vi ricordo che le dosi degli ingredienti e il testo completo della ricetta li trovate alla fine del video. Adesso vediamo qualche esempio di quello che ho detto. Io ho detto che le melanzane vanno tagliate a fette spesse circa mezzo centimetro, che la mozzarella va tagliata in piccoli pezzi,
e che il basilico va spezzettato con le mani, molto importante. Ora vediamo insieme la forma verbale che ho usato. Abbiamo il verbo andare alla terza persona singolare e plurale più il participio passato, e il participio passato si concorda con il soggetto. Il verbo andare ha la funzione di ausiliare ed esprime una forma passivante che in questo caso ha il significato di dovere, di necessità. È come dire che le melanzane devono essere tagliate a fettine spesse mezzo centimetro, che la mozzarella deve essere tagliata in piccoli pezzi e che il basilico deve essere spezzato con le mani. La forma passiva di un verbo si può fare in vari modi, noi lo sappiamo, e sicuramente faremo dei video anche su questo, ma oggi voglio affrontare proprio la forma passivante con il verbo andare, che oltre appunto al significato passivante aggiunge, come ho già detto, il significato di dovere o necessità. E quindi lo usiamo per esempio quando vogliamo spiegare delle procedure o delle regole. Comunque quando vogliamo esprimere, lo ripeto, dovere, necessità, obbligo oppure una raccomandazione o un consiglio. Vediamo insieme adesso alcuni esempi. Il numero 1. Questo testo andava riscritto, non si legge bene. L'acqua della pasta va salata quando bolle. Gli spaghetti vanno cotti al dente. Domani i bambini andranno accompagnati a scuola perché ci sarà sciopero degli autobus. In questi esempi c'è appunto un significato di necessità o di dovere. Ma guardiamo adesso i tempi verbali. Cosa vedete? C'è il presente, l'imperfetto e il futuro indicativo. Sono tutti tempi semplici. Questo perché la forma passiva con il verbo andare si può fare solo con i tempi semplici. Aggiungo anche che ovviamente sono tutti verbi transitivi, perché solo i verbi transitivi hanno anche la forma passiva. Un'altra cosa da notare è che non è espresso chi fa l'azione, cioè non è espresso il complemento d'agente, così chiamiamo, no? Che generalmente è introdotto dalla preposizione da. Oggi abbiamo visto il verbo andare con il participio passato, che è una forma passivante con il significato di dovere, ma attenzione, perché il verbo andare con un participio passato può anche non avere il significato di dovere. Per esempio, se è unito a verbi come rovinare, perdere, distruggere, non ha il significato di dovere. Facciamo un esempio. Se io dico: durante il terremoto molte opere d'arte sono andate distrutte. È come dire che molte opere d'arte sono state distrutte, quindi essere distrutte. E vedete, lo usiamo con un tempo composto. Bene, per oggi ci fermiamo qui. Spero di essere stata chiara, ma se avete qualche dubbio o domanda scrivetemi nei commenti. E allora io vi aspetto alla prossima video lezione. Ciao da Francesca di Classe Italiana.